Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo e sono super carico e pronto per condividere con voi le 9 cose da sapere assolutamente prima di fare un viaggio in Costa Rica. Sono esperienze che ho provato sulla mia pelle nell'ultimo viaggio che ho organizzato in totale autonomia insieme a 2 amici e di cui potete trovare il link qui in scheda, qui in descrizione oppure alla fine di questo video. Ma bando alle ciance, cominciamo subito con il numero 1. Il Costa Rica è caro. Non fatevi ingannare dalla credenza comune per cui tutta l'America Latina è molto economica. Non il Costa Rica. E per 2 motivi essenzialmente. Il primo è che è uno dei paesi più ricchi dell'America centro-meridionale. Il secondo è che negli ultimi anni è diventata una delle mete più battute dal turismo statunitense, il che ha fatto lievitare di parecchio i prezzi. Nelle zone turistiche i prezzi sono più o meno quelli che trovereste qui in Italia, sia per quanto riguarda le attività da fare, sia per quanto riguarda il cibo. E nei ristoranti la tassa e il servizio sono già inclusi nel conto. Fuori dalle zone turistiche i prezzi si abbassano, ma scordatevi di trovare gli stessi prezzi che trovereste in Guatemala, in Messico o in paesi analoghi. Numero 2. Quando è meglio andare? Trovandosi in zona equatoriale, il clima del Costa Rica si può sostanzialmente dividere in stagione secca e stagione delle piogge. Io sono andato ad agosto, quindi in piena stagione delle piogge, che inizia a giugno e finisce a dicembre. Nonostante piovesse praticamente ogni giorno, lo faceva per poco tempo e solitamente la mattina, rendendo il resto della giornata piuttosto godibile e soleggiato. La stagione delle piogge è anche quella meno caotica, con meno turisti, e anche a detta dei locali è sicuramente quella più consigliata per godersi meglio il soggiorno. L'unico mese da evitare assolutamente pare essere ottobre, quando le precipitazioni sono molto frequenti. Numero 3. Dove alloggiare? Ci sono sostanzialmente 2 modi per alloggiare, o catene d'hotel, grandi alberghi in generale, o B&B o piccoli hotel. Il mio consiglio è di alloggiare sempre in B&B o in piccole strutture, per 2 motivi principalmente. Il primo è che tendenzialmente sono molto più economici e sono anche facili da prenotare il giorno stesso tramite applicazione, quindi tramite Airbnb o tramite Booking. Il secondo e più importante aspetto è che chi vi ospita può consigliarvi dove andare a mangiare, cosa vedere, come muovervi. Insomma, quello che fareste voi quando un turista viene in visita nella vostra città. In particolare ricordo 2 piacevolissime esperienze avute ad Arenal con Carlos e Werner e a Monteverde con Kenneth, con il quale ci scriviamo ancora gli auguri durante le festività e del quale ricordo una centrifuga fatta con le verdure e la frutta dell'orto biologico coltivato dietro casa sua. Se siete interessati vi lascio i 2 link qui in descrizione. Consiglio numero 4. Affittare un'auto è vivamente consigliato. Circolare in Costa Rica non è pericoloso di per sé, è un paese tranquillo, c'è polizia, non mi sono mai sentito in pericolo. Ma attenzione alle strade. Eccezion fatta per le strade principali che sono asfaltate, tutte le strade periferiche sono invece sterrate, soprattutto quelle che vanno verso la costa e nella penisola di Nicoya. Niente paura, basta fare esattamente come non ho fatto io, ovvero noleggiare un SUV. Questo vi permetterà di superare tutti quei punti critici dovuti a particolari dissesti delle strade. Le uniche avvertenze che mi sento di darvi sono: andate piano e non guidate di notte. Per quanto riguarda invece la patente, non c'è bisogno di alcuna patente integrativa, utilizzate quella italiana. Prima di partire ci siamo anche informati sui mezzi pubblici, ma risultano essere poco comodi e sostanzialmente quando fai un viaggio in Costa Rica vuoi essere libero di muoverti nei tempi che decidi tu. Numero 5. Come vestirsi? Siete in un paese tropicale, quando non sarete in spiaggia con il vostro costume indosserete pantaloncini corti e maglietta. Ma attenzione, perché l'ambiente è molto umido, quindi se vi bagnate sarà molto più difficile asciugare i vestiti, quindi se potete portatevi del vestiario tecnico. Ultima cosa, se vi spostate in quota come per esempio a Monteverde, dove la temperatura è un pochino più bassa, vi consiglio di portarvi una felpa e una giacca leggera. Numero 6. Biodiversità. Il Costa Rica è uno dei paesi con la più alta biodiversità al mondo di fauna e flora. Il paese è coperto per lo più da foresta tropicale e sono numerosi parchi nazionali, riserve private, che sono la casa di numerosi uccelli, mammiferi, rettili, ma anche di tantissime migliaia di specie di piante. Uno dei siti assolutamente da non perdere è la già citata Monteverde, sede di una delle più incredibili foreste nebulose, che sono degli ecosistemi autonomi per cui la commistione tra una morfologia particolare e un microclima crea un habitat ideale per lo sviluppo della vita di particolari specie di animali e di piante. Ma il Costa Rica non è solo foresta, è anche acqua e vulcani. Il paese è bagnato da 2 mari, il mare dei Caraibi e l'Oceano Pacifico. Contrariamente a quanto si pensa, è proprio quella pacifica la costa più frequentata e interessante, e a cui ho assistito in sequenza a schiusa delle uova di cuccioli di tartaruga, surfato per la prima volta e visto delfini saltare liberi nell'oceano. Ma l'acqua in Costa Rica è soprattutto corsi d'acqua, che si trasformano spesso in cascate di estrema potenza, oppure in ruscelli di un colore turchese,
o ancora in calde e rilassanti terme. Terme sì, perché il Costa Rica è ricco di vulcani attivi che oltre a scaldare i corsi d'acqua e rendere fertile il terreno, sono anche il teatro perfetto per meravigliosi trekking. Numero 8. Attività da fare. Stiamo parlando di un paese che ha tantissimo da offrire. Io in 15 giorni ho fatto la mia prima surfata nell'Oceano Tamarindo. Ho fatto il mio primo giro in quad nella foresta tropicale lungo le coste della penisola di Nicoya. Ho fatto il mio primo trekking alle pendici di un vulcano attivo. Ho fatto il mio primo bagno in un ruscello turchese di acqua calda. Il mio primo bagno sotto una cascata. Ho visto la mia prima schiusa di uova di tartaruga e i delfini saltare liberi nell'oceano. Insomma, sono cose che lasciano ricordi meravigliosi, quindi sì, non vi annoierete. Nono e ultimo punto, il cibo. Il Costa Rica non è certo famoso per avere una cucina di alto livello o piatti particolarmente prelibati. Il piatto che si mangia tradizionalmente ed è un piatto unico è il casado, che include riso, carne, che di solito è pollo, insalata, verdura, un po' di fagioli e qualche volta della frutta. Ma il paese è conosciuto in tutto il mondo per il suo caffè, che si può assaggiare direttamente nelle fazenda, che sono le aziende che lo producono e all'interno delle quali è possibile anche fare dei tour nelle coltivazioni. Quello che davvero però non potete fare a meno di assaggiare è la frutta tropicale. Ragazzi, io non ho mai mangiato un ananas, un'anguria, una papaya così dolci e così buoni. Ok ragazzi, questi sono i miei 9 consigli da sapere prima di partire per un viaggio in Costa Rica. Vi renderete conto che il popolo costaricano è assolutamente cortese e ospitale, saprà coinvolgervi appieno nel loro modo di vivere la vita, con gioia e spensieratezza ma nel rispetto della natura e di ciò che ci sta intorno. Quindi allo stesso modo da turisti portiamo il rispetto che meritano. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di mettere un bel like, commentare, fatemi sapere come state organizzando il vostro viaggio in Costa Rica e soprattutto iscrivetevi al canale YouTube. Pura vida e al prossimo video.